i gruppi e la divisa. Un saluto. Vorrei raccontarvi molte cose, ma sta diventando difficile per l'incalzare possente di sistemi innaturali che proseguono inesorabilmente con la distruzione mentale degli esseri umani. Il secolare nuovo ordine del male, lo descrivo nel libro che ho pubblicato il 1 settembre 2024, agisce veramente da secoli, prima con il credo nelle menzogne e in seguito con l'affilatura di queste menzogne tanto da vestirle come verità. L'azione è stata e viene tuttora diffusa attraverso le figure di potere o di spicco, a seconda del periodo storico. Chi viveva da solo è stato denigrato perché non faceva parte di nessun gruppo, ma i gruppi nel frattempo si facevano la guerra l'un l'altro. La massa è stata trasformata in un gregge sempre più belante perché oltre a lamentarsi non comprende che il lupo indossa i vestiti del pastore e perché non è più in grado di agire senza il parere delle altre pecore. La globalizzazione delle diverse etnie ha diviso gli esseri umani a seconda del pensiero indotto da altre entità non umane. Pochi sono riusciti, fin dall'inizio, a sospettare dei falsi benefici della menzogna, dell'inoculazione mondiale, e con difficoltà sono rimasti incolumi a qualsiasi modifica genetica. Ma la stragrande maggioranza di queste persone, quelle che si vantano di aver capito questo, non sa e nemmeno ha compreso le grandi menzogne instillate prima grazie alla programmazione mentale negli ultimi 400 anni. Arrivate su questo canale spesso con insulti tipo «Voi terrapiattisti!» Voi chi? Questo canale non promuove assolutamente alcun movimento, solo la libertà individuale di fare le proprie meticolose ricerche. Io sono unico, come ognuno di voi è unico. Adesso più che mai si sono formati nuovi gruppi divisi ancor più di prima. C'è chi crede nel Salvatore, chi crede in Dio, ci sono migliaia di religioni, ognuna col solo e vero Dio. Chi crede nel nuovo presidente, centinaia di stati che fanno tutti parte dello stesso sistema, la politica. Chi crede allo spazio, aspettano il Salvatore dall'esterno del nostro meraviglioso regno piano. Lo spazio esiste solo nella vostra immaginazione e non si può sapere come è fatto il pavimento guardando il soffitto. Non smetto di ripeterlo, credere è nemico di conoscere e nessuno verrà a salvarvi, solo tu puoi farlo. Se hai il televisore non puoi farlo, se segui i social non puoi farlo e non venite a rompermi i marroni se pubblico su YouTube. Non seguo nessuno e non ho nessun social. Ogni video è per chi ha già compreso, non per chi è ancora prigioniero della rete. Se la tua prima azione al mattino sono le notizie o il meteo, non puoi salvarti. Stai alimentando la coscienza collettiva che non è rivolta verso il bene. Ci hanno rubato la possibilità di vivere in sintonia con la natura. Sul fornito indice alfabetico con oltre 3500 voci esistono informazioni che scardinano molteplici tematiche, quelle che ci hanno insegnato a credere come vere. Il titolo di questo video è I gruppi e la divisa. Perché? Perché esistono troppi i quali credono che indossando la divisa siano migliori di chi non ce l'ha. Una delle tante cose che ho imparato da mio padre è stata questa frase: figliuolo, ricorda che chi indossa gli indumenti da lavoro fuori dall'ambiente di lavoro non sa fare bene il proprio mestiere. È vero. Potrei creare un elenco interminabile, ma vi invito semplicemente a fare la vostra analisi personale sulle persone che conoscete. L'idraulico, l'imbianchino, il muratore, il cuoco, l'astronauta, il generale, il medico, il dipendente della ditta rinomata, l'agricoltore, l'infermiere, il vigile e via di seguito con tutte le attività. Se i personaggi che si incontrano al bar dopo il lavoro indossano ancora la divisa, non chiedete a loro alcun servizio. Lo sapete bene e li avete visti bene qualche anno fa che si tratta di maschera per dare meglio, per rubare la fiducia. E c'è anche il vecchio detto: l'abito non fa il monaco. Tutti portiamo la maschera e quando è carnevale ci sono tanti che si vestono del personaggio preferito, quello che vorrebbero essere veramente nella vita. Ma la loro vita, ahimè, è prigioniera della rete.
sempre più stretta. Grazie di aver guardato o semplicemente ascoltato.